Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul nostro canale Italian Family Overland. Oggi un video molto speciale, forse uno dei più attesi da quando Italian Family Overland ha cominciato questa avventura on the road con una tenda, perché per quelli nuovi magari vi ricordo che noi viviamo da 2 anni con un fuoristrada, un carrello e una tenda da tetto. La recensione sulla nuova Jazzbarud Odyssey è chiaramente un modo per far vedere al mondo quello che un'azienda portoghese, perché la Jazzbarud risiede in Portogallo e produce in Portogallo, ha creato per tutti noi. Il titolo del video parla chiaro: la tenda perfetta non esiste, la tenda perfetta ora esiste. Sì ragazzi, la reputo, per l'esperienza che abbiamo avuto noi ragazzi, perché io penso sempre che un tassista ha l'opportunità di recensire un'autovettura perché il tassista la usa tutti i giorni, la sua macchina. Idem noi, nell'ambiente di tende da tetto penso che siamo forse i più esperti, perché sono 2 anni che ci viviamo, abbiamo avuto con questa 4 tende, quindi possiamo anche dare un giudizio un po' più ampio su altri prodotti, e in questo caso possiamo affermare con tutta tranquillità, non perché ovviamente abbiamo un certo rapporto con la Jazzbarud, ma perché ci viviamo, che questa tenda risolve praticamente tutte le lacune che si hanno normalmente con le tende da tetto. Ora io direi andiamo al sodo, ve la faccio vedere, ripeto, per tutta la parte tecnica e via dicendo contattate Trailer Point di Venezia, loro sono gli importatori ufficiali del marchio Jazzbarud per l'Italia, contattate loro, chiedete informazioni, prezzi e via dicendo, anche perché io non posso darvi un prezzo oggi e magari tra un anno cambia, tra 2 anni cambia. Sto video ovviamente rimarrà online per sempre, quindi chiamate, contattate via mail, via telefono, quello che è Trailer Point di Venezia, e chiedete informazioni a loro. Comunque, bando alle ciance, cominciamo questa recensione, vi faccio vedere la tenda Jazzbarud Odyssey. Eccola qui. Allora, vabbè, che questo giro ce l'abbiamo bianca, lo avevate già visto un po' su Instagram, su TikTok, Facebook e via dicendo, qualcosa vi abbiamo fatto vedere. Ora, del perché ce l'abbiamo bianca ve lo spiego subito. Allora, fondamentalmente sono la prima serie, quindi loro hanno preferito fare tutte quante bianche. All'inizio non ero tanto per la quale, perché noi abbiamo sempre avuto la tenda nera, abbiamo sempre avuto comunque colori scuri perché attirano meno l'attenzione, però ragazzi è 1 mese e mezzo che la utilizziamo e vi dico è tutta un'altra cosa. Cioè io oggi con la tenda bianca posso permettermi alle 2 di pomeriggio con il sole a picco di andare dentro e dormire in relax e in tranquillità. Con la nera non potevo farlo, o perlomeno dovevo aiutarmi aprendo tutto e via dicendo. Con questa sono veramente sempre al fresco, merito poi anche del tessuto, ma questo poi lo andremo a vedere. La prima cosa che risalta all'occhio è questa guarnizione, ragazzi, non so se riuscite a vederla, questa guarnizione che va a 360 gradi tutto intorno alla tenda. Quindi sì, cosa molto importante, la Jazzbarud con questa tenda, con questo progetto si è ispirata a che cosa? Alle autovetture. L'hanno detto chiaramente quelli di Jazzbarud, noi abbiamo sempre pensato che un'autovettura, sia in termini di isolamento ma anche come guarnizione e robe varie, ha comunque un comfort di marcia completamente diverso delle tende un po' vecchia scuola. Oggi si sono ispirati sia in termini di isolamento ma soprattutto anche come guarnizioni alle automobili, perché se questa andate a vedere è proprio una guarnizione di auto, è una guarnizione che va imbattuta sul pianale sotto, ora ve lo farò vedere, e che rende completamente protetto da vento, sabbia, acqua, da tutti gli agenti atmosferici, quindi siete protetti a 360 gradi. Voglio fare una premessa ragazzi, qui sul lato non so se riuscite a vedere, abbiamo 2 rivetti. Questi rivetti qui li ho messi io perché ho tolto i ganci della scala. Qui praticamente l'Odyssey, come le tende vecchie, ha i famosi ganci per la scaletta dove mettere la scala, ma noi non usando la scala ci dava fastidio i ganci quando scendiamo dalla tenda, e quindi li ho tolti, ho messo dei rivetti così almeno la parete laterale rimane liscia. Ho voluto giusto aprire e chiudere questa parentesi.
La ventola sopra rimane assolutamente, perché la ventola sulle tende Gesbarud è un must un po' per tutti, perché ragazzi loro con la ventola riescono ad arieggiare meglio la tenda, ad abbattere il problema della condensa, perché la condensa comunque è un problema di tutte le tende. Loro con la ventola riescono a mitigare questo problema. Hanno tenuto, mi spiegavano appunto, che le uniche due cose che hanno tenuto della tenda vecchia sono le ventole, ma hanno cambiato il pannello solare sopra che adesso è in cristallo, quindi è molto più efficiente, e i pistoni che servono per sollevare la tenda sono uguali, identici a quella al modello vecchio, perché appunto erano molto efficienti. Il resto è completamente nuovo, dalle chiusure, guarnizione, adesso vi farò vedere tutto. La cosa che risalta subito all'occhio è che hanno soltanto una e due chiusure, non ne hanno più. Perché? Vediamo se qualche occhio esperto l'ha capito. Perché davanti hanno creato un incavo che praticamente la tenda si incastra dentro, e davanti non avete più bisogno di chiuderla come si faceva con le altre tende. Ora però apriamola, così almeno vi faccio vedere anche di cosa stiamo parlando. Allora, prima di aprirla però voglio farvi vedere una cosa molto ma molto interessante che salta subito all'occhio. Questi 1, 2, 3 e 4 sono praticamente degli attacchi per il portapacchi proprietario Gesbarud. Sì, perché la Gesbarud fornirà per questo tipo di tende anche un portapacchi. Ripeto, ora è tutto in fase embrionale perché noi abbiamo avuto la prima e quindi non ce l'hanno fornito. In voce di corridoio dicono che ce lo daranno in futuro, vedremo. Può essere molto interessante perché o ci mettete un pannello solare sopra, o le pedane, o addirittura una ruota di scorta, perché quando io ho chiesto quant'è che solleva questa tenda, ha detto quello che vuoi. L'ha detto in modo da ridere, però secondo me per dirmi una ruota di scorta è perché tranquillamente 25-30 kg li tiene senza problemi. Quindi questo è un plus. Volevo farvelo vedere appunto prima di aprire la tenda, adesso apriamola. Operazione semplicissima per aprire la tenda Gesbarud Odyssey. 2 ganci, uno di qua, uno dall'altra parte, sgancio uno, sgancio l'altro e poi ve l'apro. Sgancio uno, sgancio quell'altro, non faccio altro che andare qua dietro, toccare la tenda, e la tenda si apre da questo lato. Come vi ho detto anteriormente, qui non abbiamo nessuna chiusura, abbiamo soltanto questa piastra che va praticamente a incastonare l'anteriore della tenda. Qui non facciamo altro che spingere la tenda, vedete? Qui avete l'incastro, ora non so se riuscite a vederlo bene, magari ve lo faccio dopo in dettaglio, che va a incastrarsi qui dentro. Vedete? Hanno creato proprio un incavo maschio e un incavo femmina che si incastrano nella chiusura. La lasciate e lei si apre totalmente. Come vedete siamo passati a questo tipo di tenda, cioè che si alza in modo parallelo al terreno. All'inizio non tanto io ma la Shura Moira era un po' scettica perché giustamente avevamo paura di avere meno spazio, ma come vi farò vedere dopo all'interno non è così. Anzi, andiamo ad aumentare il volume all'interno, anche perché noi ragazzi vi ricordo che è 1 mese e mezzo che ci dormiamo, e ad oggi vi posso dire assolutamente questo tipo di tenda per noi è molto molto meglio. Ci è cambiata totalmente la vita, abbiamo più spazio noi, più spazio per le nostre cose, e piace poi anche le gatte, quindi su quello tantissima roba. Allora, come vedete il piano qui è praticamente piatto. Questo è il piano dove la guarnizione di gomma va in battuta, quindi a differenza delle altre tende che finivano dove finiva il tessuto, questa qui avete circa 3 cm di bordo perimetrale. Cosa molto importante ragazzi, quando vi dicevo prima che Gesbarud si è ispirata alle autovetture, il fondo qui ragazzi è tutto isolato, anche la parte esterna. L'isolazione, schiuma espansa, adesso non so, ripeto, tecnicamente io non so loro cosa usano, ma ci mancherebbe anche, sono segreti aziendali che molto probabilmente è meglio non divulgare. Però tutta la parte sopra e anche la parte sopra, dopo vi farò vedere all'interno, è tutta completamente isolata e ha praticamente un'isolazione molto molto spessa. E vedrete poi anche il discorso dell'isolazione sia termica che acustica, che qui è uno spettacolo, perché quello che fa veramente la differenza, oltre all'isolazione sotto e sopra, è il tessuto. Il tessuto ragazzi, il nome tecnico non lo so, però io so che è un triplo tessuto, sono 3 tessuti in uno. Addirittura uno dei tessuti si è stato ispirato, non lo so se ho capito bene, addirittura per le navi
spaziali, una roba del genere. Ragazzi, ripeto, tecnicamente io queste cose non le so e non mi sono state dette, però c'è stata molta ma molta ricerca per uno dei 3 tessuti. Questo tessuto qua ti permette di avere un'isolazione totalmente diversa da quelle delle tende di una volta, un'isolazione acustica impressionante. A me la prima volta che mi fecero vedere questa tenda 1 anno e mezzo fa, mi ricordo che mi fecero entrare nella prima tenda e mi dissero: dimmi la prima cosa che ti salta l'occhio. E io ho detto: l'insonorizzazione. È impressionante. Quando siete all'interno, ragazzi, non abbattete, se chiudete tutte le finestre, abbattete totalmente i rumori all'esterno. Per farvi un esempio, noi spesso ci capita di dormire sulla costa. Con la tenda vecchia, comunque, quando dormivi a 100-200 metri dall'oceano, dal mare, sentivi la notte il suono del mare, che per alcuni può essere anche uno spettacolo se ci fai una settimana di vacanza. Se ci dormi tutti i giorni per un mese, no. Beh, ragazzi, con questa, se chiudiamo tutte le finestre, non sentiamo più niente. Quindi è una cosa veramente impressionante quello che insonorizza all'interno la tenda. Per il resto, strap, tenda si apre e avete un'apertura totale. Ora anche qui ognuno poi dopo la usa in modo diverso, c'è la sua tecnica di ingresso, c'è chi la arrotola. Io per entrare vi faccio vedere la mia tecnica. Perché? Perché qui in Marocco ovviamente il moscame è ovunque, ci sono mosche ovunque, e quindi è importante quando entriamo nella tenda di non far entrare insetti o robe varie. Cosa faccio io? La sollevo e mi infilo dentro. Siamo all'interno della bestia. La prima cosa che vi attira l'attenzione, dite la verità, è il tetto azzurro. Perché l'hanno fatto di questo colore? Per dare ancora più sensazione di spazio, di aria. Prima però di approfondire sull'interno della tenda, vi faccio notare che noi comunque sacco a pelo matrimoniale, 4 cuscini e attrezzi vari, qui dentro, ragazzi, ci stipiamo un bel po' di roba. Total Black, che cosa vuol dire? Vuol dire che con questa tenda uno di questi tessuti annulla completamente i raggi UV del sole. Vuol dire che in pieno giorno, se voi volete chiudere totalmente le finestre e rimanere al buio, qui potete farlo. Immaginate che siete stanchi, volete andare a fare un riposino, ma c'è un sole allucinante, voi magari c'è tanta gente che con un po' di luce non riesce a dormire. Qui chiudete tutte le tende e siete completamente al buio. Prendo l'altra camera e vi faccio vedere questa cosa. Allora, adesso ho preso l'altra camera, ho le 2 finestre aperte, questa di qua e questa di qua, le altre le ho tutte chiuse. Questa camera non compenserà l'esposizione, quindi quando io chiudo le finestre vedete esattamente la stessa luce originale che vedrò io chiudendo. Allora, chiudiamo prima questa qua, la chiudiamo totalmente, ok? E ora chiudiamo quest'altra. La chiudo bene, ragazzi, giusto per farvi capire. Cioè, è totalmente buio, dove vedete un po' di luce perché non ho chiuso bene completamente, però ragazzi è completamente buio e fuori c'è un sole allucinante. Se io torno a riaprire le finestre adesso con una mano, ok, vedete, ritorniamo, ritorna la luce. Questa è una delle più grandi peculiarità, oltre al fatto dell'insonorizzazione. Non so se vi siete accorti, chiudendo la finestra non si è sentito più niente, né il fruscio del vento, né le auto che passano sulla strada, comunque vada, si isola veramente tantissimo, sia in termini acustici, ma soprattutto dalla luce. E questa cosa qua è veramente un plus che le altre tende non hanno. Quando io vi dicevo all'inizio, hanno creato quel qualcosa che non c'era. Ecco di cosa stiamo parlando. Al di là della guarnizione totale, della chiusura particolare, via dicendo, è il tessuto qui che fa veramente la differenza. E io non vedevo l'ora di provarlo e vi dico, raga, dopo 1 mese e mezzo che ci dormiamo dentro è un'altra cosa. E qui sulla costa marocchina la stiamo testando di brutto, perché ragazzi qui c'è sempre umidità, c'è sempre un po' di pioggerella, c'è sempre bagnato, soprattutto la sera, la mattina fino alle 11 mezzogiorno e poi la sera dalle 6 di sera per tutta la notte. E qui dentro, ragazzi, si respira un'aria di tranquillità, di pace. Ora, con questa recensione io non voglio dire che le tende vecchie non siano buone, cioè le tende Gesberud vecchie non siano buone, assolutamente no. Noi ci abbiamo dormito per quasi 2 anni, quindi tantissima roba. Però ragazzi, con questa tenda
Infatti loro hanno detto le tende vecchie non andranno a scomparire, questa sarà una serie, perché questa è la prima della nuova serie, andrà di pari passo con l'altra, quindi c'è chi vuole il modello vecchio, chiamiamolo così, si prenderà il modello vecchio, chi invece vuole la serie nuova si prenderà già la serie nuova. Con la serie nuova, ragazzi, mi spiace dirlo, ma non c'è paragone. Noi siamo stracontenti con questo tessuto. Per assurdo, Gesbarud ci ha confermato che non serve il cappuccio termico. Se vi ricordate, noi, soprattutto d'inverno, sotto i 10 gradi, mettavamo un cappuccio termico tutto intorno. Noi ce lo siamo fatti dare lo stesso, perché comunque vada ce l'hanno cucito al volo, perché loro dicono noi in teoria non li abbiamo preparati, però se lo volete ve lo diamo. Perché loro garantiscono che fino a 0 gradi, e questa cosa voglio che sia importante, garantiscono che fino a 0 gradi non hai bisogno di nessuna copertura anticondensa e via dicendo. E questo la dice lunga. Per ora su quel lato lì io non l'ho potuta testare perché qui a 0 gradi per ora non ci arriviamo, magari quest'inverno quando andremo sulle montagne sì, però per ora quello che ci hanno detto di questa tenda l'abbiamo fatto. Ripassiamo all'altra camera così vi faccio vedere tutto il resto. Quando vi dicevo che questa tenda è un progetto completamente diverso, lo dicevo veramente dalla A alla Z. Ora vi faccio vedere un'altra peculiarità, ce ne sono tante, quindi state attenti perché ce n'è veramente tanto da vedere. Allora, prima cosa, lo vedete questo rail? C'è un rail qua, non è altro che una barra d'alluminio tutta intorno al perimetro, che corre tutta intorno al perimetro, ed è sia sopra che qua sotto, la vedete? Ok. Questo rail è la parte fondamentale di tutta la robustezza della tenda. Ecco il perché io per ora ho solo aperto la tenda, ma i pistoni non li ho ancora bloccati, perché voi potete anche bloccare i pistoni. La tenda così è già operativa, noi abbiamo dormito spesso, ci siamo dimenticati di bloccarla la notte, con il vento abbiamo dormito senza problemi. Se volete avere un'ulteriore sicurezza, allora andate a bloccare i pistoni, dopo ve lo faccio vedere. Questo rail è fondamentale perché qui potete attaccare tutta una serie di accessori che poi usciranno dalla Gesbarud, compresa questa rete enorme. È veramente enorme, ragazzi, è circa un 80 cm per tutta la larghezza, quindi 1,40 m, ed è attaccata con questi accessori, vedete, che vengono messi sul rail con delle semplici vite, quindi voi inserite l'accessorio, avvitate e praticamente potete mettere quello che volete. Per farvi un esempio, qui davanti abbiamo la rete che va sui piedi, quindi non è più in mezzo che ci rompe le scatole. Qui dietro abbiamo l'accessorio della torcia, guardate che forza! È un accessorio che voi infilate nel rail, lo avvitate e lui è operativo. Questa qui è la torcia che vi viene fornita. Torcia Gesbarud dietro magnetica, quindi potete attaccarla dove vorrete nelle parti ferrose. Ha due LED sostanzialmente, uno laterale e uno di profondità. Con un pulsante potete accendere, quindi primo clic andate sulla profondità, secondo clic un po' meno intenso, terzo clic attivate quella laterale. Questa è già predisposta per essere messa qui, quindi da questa altezza qua voi illuminate tutta la tenda schiacciando soltanto una volta. Se schiacciate un'altra volta attivate la lampadina rossa, con un altro clic andate sul lampeggio e poi si spegne. Cosa molto importante che ci ha spiegato la Gesbarud, io non lo sapevo perché questa ce l'avevamo data già un anno fa da testare. Se voi siete con il numero 3, non so, volete spegnerla, non c'è bisogno di fare i clic fino a spegnerla, basta tenerla premuto e la spegnete. Quando non vi serve più la prendete e la attaccate qua sopra. Ok, basta, con un clic l'accendete di lato, con l'altro qui davanti e così si spegne. Arriviamo al momento di bloccare i pistoni. Apro magari qui così faccio entrare un po' di luce. Guardate qui ora quando si apre questa porta, cioè guardate quanto spazio abbiamo, ma dopo vi faccio vedere una chicca lì dietro. Qui avete il pistone che è così, è già in fase di apertura, con queste due alette. Allora, per bloccare, quindi fare in modo, perché ora praticamente se voi tirate la tenda con forza, la tenda un po' scende, perché comunque vada il vento, diamo caso che il vento spinge su questa parete, andate a chiudere questo pistone. Con il bloccaggio del pistone può soffiare il vento fino a 120 km all'ora, 120 km all'ora. Non è un gioco, ragazzi. Ovvio che già 70-80 è un vento allucinante, però fino a 120 km all'ora questa tenda è operativa. Per bloccare il pistone non dovete fare altro che, lo vedete questo salsicciotto come lo vogliamo chiamare, spingere fuori e tirarlo, stop. E questo
va a bloccare il pistone. Ora può soffiare tutto il vento che vuole, questo non si muove più. Per sbloccare il pistone in modo da poter poi chiudere la tenda non fate altro che ditino, andate qua, tac, e lei si sblocca. Ora potete chiudere la tenda. La volete vedere una vera chicca? Una di quelle da, diciamo, da 1001 notte, da van lifer, da foto Instagram al tramonto sull'oceano? Ora ve lo faccio vedere. Lo chiamano effetto panorama. Cosa vuol dire? Vuol dire che voi, aprendo queste tende qui, aprite completamente, e ripeto completamente, una finestra sul mondo. E ora ve lo faccio vedere. Allora, ok, apriamo una, apriamo quell'altra fino qua e apriamo quell'altra lì. Cioè, ragazzi, non so se mi spiego, Cioè, ora per farvi capire, apro tutte le altre. Dopo vi faccio vedere anche questa peculiarità, perché mentre sulle altre tende avete praticamente tutto libero, quindi qui c'è la zanzariera che vi protegge ma il tessuto l'avete abbassato, qui hanno messo un oscurante, una plastica oscurante per il sole. Vi spiego anche il perché. Giustamente loro dicono, noi abbiamo la funzione total black, cosa vuol dire? Che se tu chiudi tutto sei totalmente al buio. Però mettiamo caso che fa freddo, piove e non vuoi aprire le tue finestre, tu puoi aprire la tua finestra posteriore e quindi fare entrare della luce, però essere protetti comunque dagli agenti atmosferici. Questo lo trovo una genialata, veramente tantissima roba, però secondo me la mia piccola richiesta è mettete una cerniera anche su questa di plastica, come avete fatto con il tendalino, il Falcon. È tantissima roba, perché magari il vento a me arriva da dietro, io voglio aprire qua dietro ma non posso farlo. Ripeto ragazzi, l'ho detto all'inizio, noi è la 001, quindi è la prima tenda, molto probabilmente queste modifiche le hanno già messe in cantiere. Comunque ragazzi, guardate, aprendo tutto, quanta superficie che avete, cioè davanti è impressionante, è veramente impressionante. Ora vabbè che noi ce l'abbiamo sul tetto del carrello e vediamo la nostra macchina, ma immaginate di averlo sul tetto della macchina e di essere al tramonto sull'oceano. Cioè ragazzi, le altre tende questa roba qui non ce l'hanno, e quando vi dico che loro con questa tenda ci hanno messo un po' a farla, a progettarla, a costruirla, ma volevano un prodotto unico che nessuno avesse, è la verità. Guardate che roba. Una delle peculiarità, diciamo, negative delle classiche tende che io mi sono sempre lamentato è che quando le devi chiudere e fuori sta diluviando, ovviamente i costruttori ti dicono devi lasciare un po' aperte le finestre perché sennò dentro si forma il pallone d'aria e via dicendo. Ed effettivamente è vero, perché se voi provate una tenda a guscio, ma anche una tenda diciamo normale, classica, quelle lì a libro, a chiuderla con tutte le finestre chiuse, molto probabilmente non riuscirete a chiudere, perché si forma l'effetto pallone, l'aria all'interno non ha sfogo e quindi non riuscite a chiuderla. La Jace Barud ha studiato anche questo sistema, perché le loro tende, se tu vuoi, puoi chiuderle anche con tutte le finestre chiuse, e dopo ve lo faccio vedere. Qui dall'interno, non so se avete notato, negli angoli qua, 1, 2, 3 e 4 qua dietro, ci sono questi sfoghi d'aria controllati. È un sistema di areazione molto particolare, non fa entrare acqua, non fa entrare sporco, però ti permette di far uscire l'aria quando state chiudendo la tenda. Quindi dopo vi faccio vedere, chiudendo tutte le finestre, che io posso tranquillamente chiudere la mia tenda. Quindi capita spesso di svegliarti la mattina, sta diluviando, devi andare via per forza, perché se non devi andare via stai dentro a dormire, ma se devi andare via per forza devi chiudere la tenda, e non c'è cosa peggiore che chiudere una tenda sotto il diluvio universale con le porte aperte, perché sennò non sfiata l'aria, ti bagni tutto il materasso e tutto quello che c'è dentro. Con questa tenda non c'è più bisogno. Ora vediamo un punto molto interessante, che io quando l'ho visto non dico che ho pianto, ma quasi, perché essendo poi io ragazzi un ingegnere, quando vedo queste peculiarità tecniche rimango basito dal perché la mente umana non c'era arrivata prima. Ora, immaginate che siete con la vostra tenda, qualsiasi tenda sia,
Si rompe un pezzo della tenda, una porta, un pezzo di un retro, comunque una delle finestre. Cosa dovete? Si rompe, ragazzi, si taglia, ve lo tagliano, si rovina, quello che sia. Cosa dovete fare voi? Chiamare il costruttore vi dice ok, va bene, ti mando il tessuto, costa tot, perché ovviamente deve cambiarti tutto il tessuto, oppure non sei in grado di cambiarlo perché magari è rivettato, mi devi portare la tenda, come a noi ai tempi la concorrenza ci disse per la perdita d'acqua portacela in ditta in Italia, noi eravamo in Portogallo, quindi per assurdo la Gesbarud cosa ha detto? Ha detto io mi devo studiare un sistema semplice, sia per quanto riguarda l'installazione che la disinstallazione, e poi fruibile per il cliente finale. Guardate bene, un occhio attento magari se ne è già accorto. Qui avete la cerniera con questi strap 2, 3, 4, 5 e 6. Hanno fatto delle pareti modulari, ragazzi. Cosa vuol dire? Aprendo questo strap, la cerniera qui si apre. Cosa vuol dire? Che io posso aprire questa, portarla su, sganciare qui, sganciare lì e sostituire questa parete. Idem con l'altra panoramica, idem con questa e questa. Cioè, avete capito? Se voi vi trovate in Brasile con una tenda Gesbarud Odyssey, per qualsiasi motivo si rompe questa porta, non fate altro che contattare la Gesbarud in 24-48 ore mi sembra che vi inviano il ricambio, in questo caso la porta, voi non fate altro che staccarla, buttare via il pezzo vecchio e rimontarvi il pezzo nuovo. Cioè questo rivoluziona quella che è la solita problematica dei ricambi, perché ragazzi, parliamoci chiaro, chi compra una tenda da tetto del genere, quindi per un uso professionale, lo fa perché comunque gira tanto. Immaginate veramente di trovarvi in un posto sperduto, vi si rompe un pezzo della tenda e non avete comunque un'assistenza sul posto, perché finché vi trovate in città grandi, bene o male qualcuno si trova, ma se vi trovate in mezzo ai brick sarà un po' dura trovare qualcuno che vi fornisca il ricambio o che vi installa comunque il pezzo. Eppure loro hanno creato queste tende, questa serie nuova in modo modulare, perché così chiunque in qualsiasi parte del mondo con il ricambio può sostituirsi, e potete farlo voi, senza attrezzi, chissà che attrezzi, staccate e la sostituite. Quindi anche questa è una peculiarità importante, che veramente assurdo. Loro ci sono arrivati dopo anni di esperienza, perché ripeto, la Gesbarud sono mi sembra 38-39 anni che fa tende da tetto professionali, e nel settore secondo me ragazzi, perché noi ci viviamo dentro, secondo noi la Gesbarud è leader nel settore, non ce n'è. Poi ci sono altre aziende concorrenti che fanno delle tende, delle ottime tende, ma a livello di tende da tetto non ce n'è. Chi prende Gesbarud, ragazzi, non torna indietro. Questa è un po' la regola base, e basta vedere gli overlander, quelli che girano parecchio, quelli che girano da tanto tempo e che fanno veramente tantissima strada, sul tetto hanno una Gesbarud, ragazzi, oggi come oggi. Prima di andare fuori a chiuderla, voglio chiudere tutte le finestre, in modo che vi faccio vedere anche che si può chiudere con tutte le finestre chiuse. Andiamo a chiudere. Il tessuto è impressionante, al tatto, ragazzi. Io vi do un consiglio: se vi trovate in zona Venezia, contattate la Trailer Point, andate lì da loro e guardatene una, toccatela con mano, perché non c'è paragone. Prima di chiuderla, ragazzi, voglio farvi vedere quest'altra peculiarità interessante. Non so se vi ricordate, con la tenda vecchia, la Gesbarud sul retro del carrello, visto che abbiamo la cucina, ci fece un telo con un'asola maschio che entrava dentro un'asola femmina. Questo per il classico materiale, quello lì per mettere i teloni, tendaline e via dicendo. Guardate ora, tutto il perimetro, ragazzi, della tenda ha quest'asola femmina, quindi potete installare qualsiasi tendalino tessuto esterno. Poi loro, ripeto, hanno i loro accessori che vanno comunque attaccati all'esterno. Per chiuderla, maniglia, tirate giù, spingete il tessuto all'interno, vedete la tenda comincerà a scendere da sola. Qui gli date un colpetto all'interno che va dentro da sola, di qua fate lo stesso, andate giù e la tenda praticamente scende da sola. Qui lo fate inserire dentro la guida, vedete è già inserito, ve lo faccio vedere, è già inserito dentro la guida, quindi la tenda da questa parte non si apre più. Come vedete il tessuto è già rientrato da solo,
dove non è rientrato gli date un colpettino. Come vedete loro hanno messo questa maniglia qua sotto, che però cosa succede? Se la tenda, la porta è aperta, io la posso usare perché la uso come maniglia, vedete, è comodissima. Però io vi ricordo sempre, ragazzi, che non sempre on the road trovate delle condizioni idilliache. Ora immaginate che sta piovendo o tira vento di brutto o quello che è, questa non potete lasciarla aperta, perché se la lasciate aperta vi entra dentro acqua, sabbia e di tutto. E allora secondo me la maniglia, piuttosto che metterla qui, andava messa qua sopra, oppure mettere la stessa maniglia qua nell'angolo che hanno messo davanti, che è comodissima, e almeno così eliminano questa maniglia e ne mettono un'altra lì. Ora noi, col fatto che siamo qui in mezzo al vento e la sabbia, queste porte più le teniamo chiuse meglio è, siamo obbligati a tirarla da qua, vedete? Io la tiro da qua, però semplicissimo, ripeto, la tirate, lei scende, spingete il tessuto all'interno, che per ovvie ragioni va già da solo, perché essendo rigido va già da solo, guardate, è già dentro. Ora dovete soltanto chiuderla. Perfetto. Il discorso della chiusura in alluminio, possibilmente magari con la serratura sarebbe anche meglio, perché loro hanno fatto una serratura in plastica con la scritta Gesbarud e poi questo in alluminio che va imbattuta sul fermo sotto. Il problema qual è? Che se io ora faccio leva, come nella tenda vecchia voi potevate fare tutta la leva che volevate, lei chiudeva, perché erano tutte quante materiale ferroso ma molto molto rigido. Se con questa qua io vado a fare leva, cos'è? Io ho il rischio che con il tempo andate a rovinare questa che è la chiusura di plastica. Quindi ripeto, molto probabilmente con le versioni ufficiali le avranno fatte d'alluminio, che secondo me è molto meglio. Comunque nel caso la tenda è già puntata, dovete dargli una piccola pressione e si chiude, stop. Stessa cosa facciamo di là, piccola pressione e si chiude. Per concludere, io volevo aprire e chiudere una parentesi. Ci sono due tipi di aziende. Ci sono le aziende che lavorano per soldi e poi ci sono le aziende come la Gesbarud che lavorano per soldi ma anche per passione. La passione, ragazzi, nel lavoro che voi fate è fondamentale ragazzi, perché la passione vi permette di creare prodotti del genere. La Gesbarud aveva delle tende ottime, aveva degli accessori ottimi, poteva vivere di rendita ancora 15-20 anni con i prodotti che già aveva realizzato 30-40 anni fa. E invece cosa ha fatto? Si è messa dietro con passione ed edizione e ha creato un prodotto nuovo, innovativo. Non c'è nulla sul mercato. Ora, ripeto, io l'ho detto all'inizio del video, lo ripeto ora. Al di là del rapporto d'amicizia, del rapporto di vita che c'è con la Gesbarud, io vi ho recensito questa tenda solo ed esclusivamente per quello che è, un prodotto professionale. Poi, in commercio ci sono tantissime tende da tetto, scadenti, buone, ottime. La Gesbarud però con questa tenda, con la Odyssey, ha preso il paletto dove c'erano tutti gli altri e l'ha portato qui. Ora gli altri possono solo o continuare a guardare la Gesbarud e lasciarla lì dov'è, oppure cercare di migliorarsi. Però ragazzi, ad oggi non c'è nulla da dire, nulla da fare, la Gesbarud è qui. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto. Ripeto, per tutte le informazioni contattate la Trader Point oppure una mail direttamente alla Gesbarud, trovate comunque tutti i link in descrizione. E che dire, noi siamo stracontenti, speriamo che questa recensione vi sia piaciuta. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!